Salve a tutti! Ed eccoci arrivati alla 13ª tappa del nostro veloce viaggio nella storia del cinema americano alla ricerca del segreto del suo successo. In questa seconda parte del capitolo dedicato agli anni 40 vedremo i film più importanti che escono negli anni fra il 1942 e il 1945 e che sono anche gli anni in cui l'America è coinvolta direttamente nel secondo conflitto mondiale. Partiamo! Il successo più grande del 1942, sia di pubblico che di critica, è La signora Miniver di William Wyler. Racconta la vita in tempo di guerra di un piccolo villaggio inglese fra amori contrastati tra classi sociali diversi e impegno bellico di tutta la popolazione, che alla fine si ritrova unita nella concordia e nella solidarietà. Questo è il film di maggior successo dell'anno e vince ben 6 premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e per la miglior regia. È evidentemente un film di propaganda che risente del clima dell'epoca, realizzato con l'intenzione di spingere le coscienze degli americani a favore dell'intervento in guerra contro i nazisti. This is the people's war. It is our war. We are the fighters. Fight it then. Fight it with all that is in us. And may God defend the right. E probabilmente parte della sua fortuna è anche dovuto al momento in cui esce, che è pochi mesi dopo l'attacco a Pearl Harbor dei giapponesi. Comunque, nonostante il suo successo, non pare che Wyler ne fosse molto entusiasta, tant'è che subito dopo questo film si arruolerà nell'esercito e avrà modo di vedere con i suoi occhi che cos'è una guerra vera. E infatti, finita la guerra nel 1946, realizzerà poi un altro film sempre sulla guerra con occhio ben più disincantato e sarà i migliori anni della nostra vita che vedremo più avanti. Tra i film horror di maggior successo del 1942 è senz'altro da segnalare Il bacio della pantera di Jacques Tourneur. Il film racconta dell'impossibile storia d'amore fra un giovane architetto americano e una misteriosa donna di origine balcanica che appartiene ad un'antica e malvagia tribù che ha la dote di trasformarsi in pantera quando è dominata da passioni estreme come l'amore e la gelosia. Questo film è un horror di tipo particolare, molto originale, per questo lo segnalo, perché qui non ci sono mostri orribili, castelli tenebrosi, sotterranei oscuri. Qui l'horror è suscitato più dall'ignoto piuttosto che dal mostrato, dall'invisibile piuttosto che dal visibile. Questo, come altri film di questo genere, la paura è generato più da questi stormir di foglie, minacce senza volto. E il loro autore si chiama Val Lewton, che è un produttore della RKO assunto da questa casa per realizzare film horror a basso costo. E Val Lewton è costretto a fare di necessità virtù, dal momento che il non mostrato costa meno del mostrato. E utilizzando questo espediente realizzerà una quindicina di film, tra cui alcuni anche molto innovativi e originali come Ho camminato con uno zombie, in cui per la prima volta vengono presentate queste figure, o ancora La settima vittima, da cui pare Hitchcock abbia tratto ispirazione per la famosa scena dell'assassinio nella doccia di Psycho, e tanti altri film interessanti. Un altro interessante film del 1942 è Perdutamente tua, diretto da Irving Grepper e interpretato da Bette Davis. Il film racconta del percorso di presa di consapevolezza di una giovane e poco attraente ragazza tiranneggiata dalla madre, che lontano dalla famiglia si trasforma in una donna elegante e seducente, una sorta di brutto anatroccolo che scopre di essere cigno.
Questo film ha un ottimo successo di pubblico, ma lo segnalo soprattutto perché è emblematico di un percorso di presa di coscienza del ruolo della donna nella società americana. Questo è un periodo in cui sta venendo meno il modello di famiglia patriarcale, in cui la donna è relegata obbligatoriamente al ruolo di moglie e di madre. E questo è uno dei cambiamenti sociali innescati dalla guerra, perché con tutti gli uomini al fronte le donne sono costrette ad assumersi delle responsabilità nel campo dell'economia e della società, insomma anche a livello dirigenziale. Poi, terminata la guerra, sarà impossibile strapparle loro la posizione che si sono conquistata. E Hollywood segue questa tendenza e mette in campo delle star di prima grandezza. Oltre a Bette Davis, appunto, abbiamo in questo periodo anche Barbara Stanwyck, Joan Crawford, Mary Astor, Ginger Rogers, Katharine Hepburn, Claudette Colbert e tante altre. L'Oscar del 1943 viene assegnato al capolavoro di Michael Curtiz Casablanca, interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La storia racconta di un ex contrabbandiere americano espatriato a Casablanca in Marocco, costretto a scegliere fra l'amore per una vecchia fiamma e il sacrificio della propria felicità, aiutandola a fuggire insieme al marito, eroe della resistenza antinazista. Casablanca è uno dei film più famosi dell'età d'oro di Hollywood, con battute che sono entrate nell'immaginario collettivo e personaggi che sono diventati iconici. Si è detto e scritto tantissimo, io qui non mi dilungo, se non forse per un particolare riguardo alla sua distribuzione che dimostra sì il patriottismo di Hollywood, ma sempre con un occhio attento al business. Il film è uscito nel novembre del 42, ma doveva uscire in realtà nella primavera del 43, se non che nel novembre del 42 era avvenuta l'operazione Torce, cioè lo sbarco degli alleati in Marocco, e di lì a poco la conferenza di Casablanca che doveva pianificare la strategia di intervento in Europa. E così l'uscita del film è stata anticipata per sfruttare l'eco mediatica dell'evento. Ma anche se Casablanca vince 3 Oscar, il campione di incassi del 1943 è Per chi suona la campana, tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Hemingway. Il film è diretto da Sam Wood e interpretato da Gary Cooper e Ingrid Bergman e racconta la storia di Robert Jordan, un intellettuale statunitense che si è unito ad un gruppo di partigiani spagnoli, e della sua storia d'amore con Maria. Ancora un altro film di guerra, anche se non riferito al conflitto in corso. Del resto i pensieri degli americani non potevano essere rivolti altrove, con 16 milioni di soldati impiegati nei vari fronti e le conseguenti apprensioni delle famiglie rimaste a casa. Nel 1943 esce anche Il cielo può attendere di Ernst Lubitsch. Il film racconta la storia di un impenitente donnaiolo che muore e si ritrova al cospetto del diavolo, al quale racconta la sua vita, ma al termine del racconto il diavolo non lo ritiene degno dell'inferno e lo invia in paradiso, dove potrà incontrare le persone che ha amato. Questa deliziosa commedia di Lubitsch è uno dei migliori esempi di un genere cinematografico che avrà molta fortuna negli anni compresi fra l'inizio e la fine della guerra, e che è la commedia metafisica. Si tratta di un tipo di commedia in cui il protagonista, per qualche motivo misterioso, imperscrutabile, viene a contatto con il mistero celeste. E il successo di questo genere di film è dato dal fatto che in qualche modo intercetta l'inquietudine e lo stato d'animo dell'epoca e la placa con la speranza che esiste un bene che l'uomo con le sue forze non riesce a realizzare, ma che agisce ugualmente nella realtà anche se non in modo visibile. Il film che nel 1944 domina il botteghino e vince addirittura 7 Oscar è La mia vita di Leo McCarey.
Il film è interpretato da Bing Crosby e Barry Fitzgerald e racconta la storia di un giovane prete portato per la musica che viene assegnato a una difficile parrocchia in un quartiere popolare di New York e ne risolleva le finanze conquistando le simpatie del burbero parroco al quale deve succedere. Praticamente è un cinepanettone dell'epoca in cui convergono tutti i luoghi comuni possibili, la conversione ovvia del magnate, i discografici poco furbi, una storia d'amore contrastata ma che poi giunge al lieto fine. C'è perfino un pezzo di musica classica cantata da una famosa soprana dell'epoca, giusto come pretesto per attirare altro pubblico, che canta la Carmen di Bizet. Questo film vince l'Oscar, ma si capisce anche il perché. L'ultimo anno di guerra, le donne sono sole a casa e questo film intercetta un po' il loro gusto e la loro sensibilità. Visto oggi mostra tutti i suoi anni. Ma subito dopo La mia vita, il film di maggior successo del 1944 è Incontriamoci a St. Louis. Interpretato da Judy Garland, la famosa protagonista del Mago di Oz, si tratta di un musical firmato da Vincent Minnelli, che con questo film riscuote il suo primo grande successo. Il musical sta cambiando, non è più tempo di fracche e cilindro, Fred Astaire è ridotto a fare film a basso costo per la Columbia, non è più tempo delle grandiose coreografie di gruppo alla Busby Berkeley. Il musical degli anni 40 è fatto di storie, melodrammi, commedie raccontate in forma musicale, in cui la musica non è appena un intermezzo fra una scena e l'altra e non è appena una sottolineatura dello stato d'animo dei vari personaggi, ma è integrata nella storia. E come in questo film, che è pieno di canzoni le cui parole fanno parte della sceneggiatura, per cui diventa più difficile per chi non conosce bene l'inglese o non ci sono i sottotitoli seguire la storia. Il musical degli anni 40 è dominato dalla Metro-Goldwyn-Mayer, che predominerà su tutte le altre in questo genere cinematografico almeno fino alla fine degli anni 50. Il premio Oscar 1945 per il miglior film viene assegnato a Giorni perduti di Billy Wilder. Il film racconta della lotta di uno scrittore alcolista contro il vizio della bottiglia, sostenuto dalla sua donna, prostituta ma con un cuore d'oro. Billy Wilder è ricordato come il re indiscusso della commedia, ma con questo film dimostra di saper padroneggiare perfettamente anche il melodramma o anche il noir, come nella Fiamma del peccato, uscito l'anno precedente. Questo film ha avuto anche problemi con la censura seri perché parla di alcolismo, che era un tema controverso e uno dei temi proibiti dal codice di autocensura. Ci si mette pure l'industria degli alcolici, che accusa la Paramount di voler far pressioni per reintrodurre il proibizionismo. In realtà il romanzo da cui il film è tratto parlava addirittura di omosessualità del protagonista, da cui appunto derivava l'alcolismo e il fallimento professionale. Figuriamoci. Ma il film che domina il botteghino del 1945 è Le campane di Santa Maria, diretto da Leo McCarey e interpretato da Bing Crosby e Ingrid Bergman, un altro film di ambientazione religiosa esattamente come La mia vita dell'anno precedente. Stesso regista, stesso protagonista, stesso successo. Evidentemente questo film, che esce nel Natale del 45, intercetta un bisogno del pubblico di buoni sentimenti e di una visione positiva e rassicurante del futuro. Detto questo, il film può essere tranquillamente archiviato. Un ultimo film da segnalare nel 1945 è L'Uomo Meraviglia, diretto da Bruce Humberstone e mirabilmente interpretato da Danny Kaye. Il film parla dell'attore Buzzy che deve testimoniare un processo contro un gangster, ma viene ucciso dai sicari. Il suo fantasma però entra in contatto con il gemello, timido topo di biblioteca, e lo convince a cercare giustizia.
Questo film è costruito tutto attorno alla figura di Danny Kaye, che con questa pellicola coglie il suo primo grande successo. Danny Kaye è una figura ormai oggi un po' dimenticata, eppure è stato un attore con un talento estremamente versatile, era comico, cantante, fantasista, acrobata, amava sdoppiarsi in due personaggi nei suoi film, uno avventuroso e coraggioso e l'altro timido e pauroso, generando poi effetti spassosissimi. Andrebbe riscoperto. E per oggi ci fermiamo qui. Nel prossimo video proseguiremo con la terza parte di questo capitolo dedicato agli anni 40 e vedremo gli anni dell'immediato dopoguerra, fra il 46 e il 48, che è l'anno della sentenza della Corte Suprema che decreterà la morte dello studio system classico e la fine dell'età d'oro di Hollywood. Grazie per avermi seguito fino a qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, iscrivetevi al mio canale e se avete commenti, osservazioni o suggerimenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Alla prossima puntata!